voice? Yeah, ready. Great. Okay. Buongiorno, benvenuti di nuovo al Salone del Libro di Torino, ovviamente quarto giorno, domenica 12 maggio, e sono qui con un'occasione eccezionale perché ho un autore internazionale vicino a me, T.M.Logan, che è autore di 2 libri, 29 secondi e Bugie, entrambi editi dalla Corte Editore. E lui si è prestato, è stato talmente gentile che si è prestato per questa intervista lampo. So, welcome, and enjoy your stay. Thank you. Wonderful city. Mr. Logan, contento di essere qua, è una città molto bella. Thank you for your time. So, just a little question about your work. So, in your website, you write that you like writing books that you like to read. So, tense psychological thrillers where bad things happen to regular people. So in 29 seconds, you'll see lots of bad things happening to one regular woman above all. So, where did you get that vision of reality from? I think just from my own reading, from people like Harlan Coben, people who write stories about ordinary people. That's just always my interest. There's a fantastic book by a guy called Scott Smith called A Simple Plan, which was made into a film as well. And that was the one I read a long time ago, and that was just about 3 regular guys who find a bag of money in the forest. And that was the first time I remember thinking, and I'm maybe 20 something, 23, 24, I remember thinking, I would love to write a book as good as this one, because I just could not put it down. I identified with the characters because they weren't policemen or terrorists or assassins, or they were just regular people like me, and yet they kind of were driven to do more and more and more extreme things. And I think that's always been my biggest interest, I suppose. That kind of identifying with the characters and seeing what they do in these terrible situations. Okay, great. So just translating. Quindi gli ho chiesto in pratica, partendo dalla conoscenza del suo sito, dice a me piace scrivere i libri che mi piace leggere, perciò di solito lui scrive questi libri psicologici con una forte carica intensa in cui delle cose brutte accadono a persone normali. Quindi da dove arriva questa visione della realtà? Allora, più che altro si è ricordato di tutta una serie di libri che ha letto quando era anche più ragazzo, più giovane, come Scott Turow per esempio, in cui effettivamente la storia era intorno a delle persone completamente normali. Per esempio ho anche un film che ha citato in cui essenzialmente la storia era che 3 persone in una foresta trovano una borsa piena di denaro e hanno tutta una serie di incidenti e di eventi. Quindi l'idea di identificarsi con delle persone normali, perché in quel caso si trattava di persone normali, lo ha portato a dire cavolo, veramente mi piacerebbe scrivere una storia simile, perché queste persone assomigliano a me in un certo senso. Quindi potermi identificare mi ha portato a scrivere questo tipo di cose. So, you started writing from journalism. Yes. Okay, so you started writing for newspapers like Daily Mail, Yes. Nottingham Mail, Post. Nottingham Post, sorry, and then you went on being a press officer of the Nottingham University. Yeah, that's right. Yeah, where you worked for a lot of time, and then you became a novelist. Okay, so how come you changed the way of writing? Well, I think you just have to change. You change according to your audience, and you change. I mean, I think I always liked, right from being at school, I always liked to write. I always enjoyed it, and I suppose I've been trying to find the right job, I suppose. And in journalism, you're writing every day. As a press officer, I was writing most days, and I think now it feels like I've kind of been working my way towards being a novelist. I've been trying to find my way and trying to work out what my ideal job is, and I think maybe now I've found it as a novelist. So so there are things in common with journalism and novel writing. The
main one being we should always think of the reader first. Yeah. Not you, not about you, but it's about the reader and their experience. Great. Allora, la mia altra domanda è che ha iniziato a scrivere con il giornalismo, quindi a livelli anche parecchio alti, perché comunque ha iniziato con il Daily Mail, con il Nottingham Post, poi ha cambiato leggermente ed è diventato responsabile dell'ufficio stampa per l'Università di Nottingham, dove lavora tuttora, e poi è diventato romanziere. Per cui gli ho chiesto come è successo che ha cambiato questa modalità di scrivere. Perciò e mi ha risposto, ma allora per me scrivere è sempre stato importante e immagino che comunque nella ricerca del mio lavoro ideale, io ho cominciato con il giornalismo perché mi interessava scrivere e essendo giornalista scrivevo tutti i giorni, ovviamente era il mio lavoro. Come ufficio stampa scrivevo per la maggior parte del tempo e poi alla fine ho trovato questa modalità di diventare romanziere, quindi di scrivere dei romanzi. Penso che tutto il lavoro che ho fatto come giornalista e come ufficio stampa sia proprio servito a trovare un po' il mio lavoro ideale, che in questo caso è quello di scrivere storie. In ogni caso il punto in comune con questi tre tipi di scrittura è sempre pensare al lettore, perché in ogni caso chi scrive, che sia un giornalista o che sia un romanziere, scrive sempre per un lettore. Okay, so getting back to your first novel, 29 Seconds. We have Sarah, who is the protagonist, who is literally bombed over with bad things, and she is a regular person. Okay, so at a certain point of the plot, she's offered a great solution, a very enticing solution. Yeah. So now, what would you like to have? I mean, sorry. She's been offered a great solution, and as it is a sort of deal with the devil, because in your study you ran over the character of Christopher Marlowe, and this the famous dramatist, the Elizabethan time. So, in this case, in this story, can we say that this story of yours is a sort of a very original and personal interpretation of that deal with the devil? Yeah, I think it is. I mean, the story was always the heart of the story was always this offer, this deal, this question. And it was only I was talking to a friend of mine who is an academic. And I said, she needs to be studying something that's kind of relevant, and she said, and I gave her a time frame, and she said to me, well, you could be studying Edmund Spencer, someone else I've forgotten, or maybe she's a Marlowe specialist. And I was like, Marlowe, he's the Faust guy, isn't he? And then I kind of read a bit more about it. I'd seen the play, and then it kind of clicked. That was the obvious, natural choice for her to be a specialist in, because that is the situation she finds herself in. So I like the idea that parallel to her own expertise, and then finding herself in her own life. And you see, the story of Faust is very well known, but I think it's such a universal story that it can apply in all kinds of situations, big and small. People trade off this for this, and I think it's a very powerful story. And so I was really glad that she gave me that idea. So Charlotte, thank you. Great. Thank you so very much. E invece adesso ci concentriamo un attimo sul suo primo romanzo, che è 29 secondi, in cui appunto nella storia Sara, che è la protagonista principale, viene letteralmente bombardata, come abbiamo detto un po' all'inizio, di cose brutte. Cioè lei, che è una persona comunque normale, regolare, come leggerete poi il libro di cui adesso non vi dico niente, ma semplicemente vi invito solo a leggerlo, viene bombardata di cose veramente brutte. Ok, ad un certo punto, per risolvere la situazione pesante di mobbing in cui si trova, le viene fatta un'offerta speciale e irripetibile. Allora, dato che in questo romanzo c'è l'ombra di un drammaturgo pre-elisabettiano molto noto, Christopher Marlowe, che ha scritto il Faust,
ad un certo punto mi è venuto da chiedergli, ma potrebbe essere che questa storia di Sara e questa offerta di cui leggerete nel libro potrebbe essere una personalissima interpretazione dell'autore del patto con il diavolo? E in effetti sì, perché mentre stava leggendo, o comunque mentre stava scrivendo il romanzo, l'autore ha avuto modo di parlare appunto con una persona che aveva letto appunto il contenuto della storia, e si stava parlando appunto della presenza o meno di Marlowe in questo romanzo, poiché questa amica, che appunto è una studiosa, l'amica dell'autore, discutendo di Sara diceva: ci deve essere qualcosa che sia abbastanza rilevante tra questa offerta, che è diventata questa offerta irripetibile, è un po' il cuore del romanzo, quindi è un'offerta, questo patto che è diventato veramente il fulcro centrale, per cui anche nel lavoro di Sara ci deve essere qualcosa di rilevante che possa metterlo in comunicazione, per cui si è pensato, ma allora Sara lavora all'università, è specialista appunto di storia della letteratura, in cosa la rendiamo specialista? Di Edmund Spencer oppure di altre persone? No, Christopher Marlowe perché appunto lui è lo scrittore di Faust. Il centro del Faust è il patto con il diavolo, quindi tra Faust e il diavolo, e in un certo senso è qualche cosa che succede anche nelle nostre vite. Anche nelle nostre vite, sia piccole sia grandi, abbiamo magari l'idea che qualcuno prima o poi ci faccia questa offerta. Potrebbe essere benissimo una delle cose che ci potrebbero capitare nella vita. Quindi sì, perché no? Potrebbe essere benissimo l'interpretazione moderna del patto con il diavolo. So, one last question. Talking about deals with the devil. Okay? Have you ever thought if Mephistopheles, the devil of Faust, showed up at your door, have you ever thought to accept one of his deals? I suppose everybody's normally would just say no, of course. But you know, I think if Mephistopheles caught me in the right mood or the wrong mood, who knows? And everybody thinks when they make the deal that they can break the deal as well. They can beat the devil. They can win. Obviously, they can't. But I think, I would like to say no, but I think there's a certain time when everybody might think about saying yes, and that's the thing about the book and the thing about people and about real characters that is kind of interesting to me. That the idea that they're doing something that they know is wrong, and they're still doing it. And that's the kind of fascination for me about in this book and in the other books I've written as well. Great. Ok, quindi vi ho chiesto, allora, parlando un attimo dei patti con il diavolo, visto che abbiamo fatto questo accenno, se Mefistofele, che è appunto il diavolo protagonista del Faust, andasse a bussare alla porta dell'autore, a T.M.Logan, e gli proponesse un patto, accetterebbe o no? Ed effettivamente lui dice, all'inizio ovviamente si potrebbe pensare no, assolutamente io non accetterei mai una cosa di questo genere, però se Mefistofele venisse da me, magari mentre io sono dell'umore giusto o forse dell'umore sbagliato, chi potrebbe dirlo? Potrei dire sì o potrei dire di no, anche perché questo è un po' anche un'altra delle caratteristiche, un altro del centro di questo libro. Se qualcuno ti offre qualcosa, quindi una soluzione come questa, che potrebbe anche essere illegale, e pensano comunque che è vero, è illegale, o è brutto, o è sbagliato, lo fanno lo stesso. E questo per me è il fascino delle cose brutte che accadono a persone normali. E cioè questa domanda, questo continuo oscillare tra lo faccio o non lo faccio pur sapendo che è sbagliato. Ok, so thank you very much for your time and your availability here, and so please enjoy your stay. See you soon with your third book. Yes, hopefully. And thank you for your questions as well. Ok,
Quindi grazie a T.M.Logan per la sua disponibilità, per il suo tempo e aspettiamo il suo terzo libro. Nel frattempo la prossima intervista. Ciao! Ciao.